All'alba dell'8 luglio 1853, i pescatori della baia di Uraga videro qualcosa di impossibile. 4 sagome enormi avanzavano sull'acqua, nere, senza vele spiegate, sputando colonne di fumo scuro contro il vento. Non erano mostri marini, erano navi. E stavano per cambiare per sempre la storia del Giappone. Per oltre 2 secoli il Giappone era stato un paese sigillato. Nel 1641 lo shogunato Tokugawa aveva imposto il sakoku, letteralmente il paese incatenato. Nessuno straniero poteva entrare, nessun giapponese poteva uscire. Chi trasgrediva rischiava la morte. Era vietato persino costruire navi abbastanza grandi da attraversare l'oceano. L'unico spiraglio con l'esterno era il porto di Nagasaki, dove olandesi e cinesi commerciavano sotto strettissima sorveglianza. Il resto del mondo semplicemente non esisteva. Poi arrivò lui, il commodoro Matthew Perry, ufficiale della Marina degli Stati Uniti. Il presidente americano Millard Fillmore voleva aprire il Giappone al commercio e aveva scelto la maniera forte. Perry si presentò nella baia di Edo, l'odierna Tokyo, con 4 navi da guerra. 2 erano piroscafi a vapore, capaci di muoversi senza vento, e questo per i giapponesi era pura magia nera. Le chiamarono Kurofune, le navi nere. Nere per la vernice dello scafo, nere per il fumo dei motori. L'effetto fu devastante. Le autorità giapponesi ordinarono a Perry di andarsene, di dirigersi a Nagasaki come tutti gli stranieri. Lui rifiutò. Minacciò di risalire la baia e di bombardare la capitale se non avesse consegnato di persona una lettera del suo presidente. Alla fine i giapponesi cedettero. Perry sbarcò, consegnò il documento e ripartì con una promessa che suonava come un ultimatum. Sarebbe tornato l'anno dopo per avere una risposta. Mantenne la parola. Nel 1854 si ripresentò con una flotta ancora più grande. Il Giappone, incapace di opporsi a quella potenza, firmò la Convenzione di Kanagawa. Alcuni porti vennero aperti alle navi americane. Oltre 2 secoli di isolamento crollavano in un colpo solo. Le conseguenze furono immense. Lo shock delle navi nere fece tremare lo shogunato, che perse ogni prestigio. Si dice che il vecchio shogun Tokugawa Ieyoshi, provato dalla crisi, morì appena qualche settimana dopo l'arrivo di Perry. Nel giro di pochi anni lo shogunato crollò del tutto e il potere tornò all'imperatore. Iniziò l'era Meiji e il Giappone si trasformò con una velocità che lasciò il mondo senza fiato. Da paese feudale a potenza industriale in una sola generazione. Ecco perché quelle 4 navi contano ancora oggi. Il Giappone moderno, con la sua tecnologia e la sua ambizione, nasce da quella mattina di paura sulla baia di Uraga. A volte la storia cambia rotta su un solo improvviso orizzonte di fumo. Se ti è piaciuto questo viaggio, iscriviti a Curiosando si impara, ogni giorno una nuova storia che non ti aspetti.